L'universo non è vuoto, non è nemmeno pieno, è un muro. Miliardi di galassie disposte lungo filamenti sottilissimi che si estendono per centinaia di milioni di anni luce, e tra quei fili il nulla. Spazi così vasti che la luce potrebbe attraversarli per centinaia di milioni di anni senza incontrare niente, nemmeno un atomo. Alcune di queste strutture si estendono per miliardi di anni luce, distanze così vaste che la luce, partita da un'estremità quando i dinosauri camminavano sulla Terra, non ha ancora raggiunto l'altra. E la più grande di tutte potrebbe essere così enorme da violare le leggi stesse della cosmologia. Nel 1986 Margaret Geller e John Huckra stavano facendo qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima: mappare la posizione tridimensionale delle galassie. Non le stavano fotografando, stavano misurando le loro distanze, una per una, usando lo spostamento verso il rosso della luce. Ogni galassia un punto su una mappa. E quando proiettarono quei punti su uno schermo, rimasero in silenzio. Le galassie non erano distribuite a caso. Erano disposte lungo superfici sottili, come bolle di sapone, muri di galassie che circondavano enormi cavità vuote. L'universo aveva una forma. E nessuno sapeva perché. La chiamarono il Grande Muro CFA. Oltre 500 milioni di anni luce, attraverso le costellazioni di Ercole e della Chioma di Berenice. Sottile, poche decine di milioni di anni luce di spessore, ma lungo quanto nulla che avessimo mai misurato. Ma era solo il primo segnale. Nel 2003, lo Sloan Digital Sky Survey rivelò una struttura quasi 3 volte più grande, il Grande Muro di Sloan. 1,37 miliardi di anni luce attraverso le costellazioni del Corvo, dell'Idra e del Centauro. Centinaia di migliaia di galassie raggruppate in ammassi e superammassi, 1 miliardo di anni luce dalla Terra. Non era solido, era una concentrazione di materia, galassie, gas caldo e materia oscura, disposta lungo una striscia sottilissima. Immaginate un lenzuolo steso nel buio, fatto non di tessuto, ma di centinaia di migliaia di galassie, sottile come un rasoio, ma lungo abbastanza da coprire 1/60 dell'universo osservabile. E ogni volta che gli strumenti miglioravano, il muro sembrava continuare. I suoi bordi erano tagliati dai limiti del sondaggio, non dalla struttura. Nessuno sapeva dove finisse. Il Grande Muro di Sloan faceva parte di qualcosa di più grande. Gli astronomi la chiamano la rete cosmica, un'impalcatura di filamenti e nodi che tiene insieme tutto ciò che esiste. La materia oscura ne forma lo scheletro invisibile. Le galassie sono la polvere luminosa che si deposita sui fili. Noi non viviamo nello spazio vuoto, viviamo su un filo. Nel 2014 Brent Tully diede un nome al nostro angolo di rete. Lo chiamò l'Aniakea, cielo incommensurabile, in hawaiano. Circa 100.000 galassie distribuite su 520 milioni di anni luce, tutte attratte verso un punto chiamato il Grande Attrattore. Una concentrazione di massa così densa che trascina galassie intere a 600 km al secondo. Non possiamo vederlo, si trova dietro il piano della Via Lattea. Sappiamo che c'è perché tutto intorno a noi si muove nella stessa direzione, come foglie risucchiate da una corrente invisibile. Nel 2020 lo stesso team scoprì qualcosa che avvolge l'Aniakea come un braccio, il muro del Polo Sud. Grande quanto il Grande Muro di Sloan, ma 2 volte più vicino, 500 milioni di anni luce. Si estende in un arco di 200 gradi, con un filamento rettilineo lungo 720 milioni di anni luce. Era lì da sempre, nascosto dietro la polvere della Via Lattea. L'hanno trovato non guardando le galassie, ma misurando come si muovono. La gravità tradisce la materia anche dove non la vediamo. Viviamo accanto a un muro di galassie e non lo sapevamo, ma se i muri sono impressionanti, quello che c'è tra loro è inquietante. I vuoti cosmici, spazi tra i filamenti dove non c'è quasi nulla. Il vuoto di Boötes, scoperto nel 1981, ha un diametro di 330 milioni di anni luce. Potrebbe contenere 3.000 vie late, una accanto all'altra. Eppure al suo interno ci sono circa 60 galassie. In una regione normale ce ne sarebbero migliaia. Lo chiamano il Grande Nulla. Se vi trovaste al suo centro, guardereste in ogni direzione e vedreste solo nero,
per 165 milioni di anni luce in ogni direzione. Un buco nel tessuto del cosmo, circondato da muri di galassie su ogni lato. Come si è formato un buco del genere? La gravità. Lentamente, nel corso di miliardi di anni, la materia ha cominciato ad aggregarsi lungo i filamenti della rete cosmica, lasciandosi dietro cavità sempre più grandi. Piccoli vuoti si sono fusi in vuoti più grandi. Le galassie sono scivolate lungo i fili della rete, allontanandosi dai vuoti, e i vuoti sono diventati sempre più vuoti. È un processo che non si è mai fermato. L'universo si sta svuotando in tempo reale, e i vuoti non sono solo buchi, lasciano tracce. Nella radiazione cosmica di fondo, la luce più antica dell'universo, emessa 380.000 anni dopo il Big Bang, esistono macchie fredde, punti dove la temperatura è leggermente più bassa del previsto. La più famosa è la macchia fredda nella costellazione dell'Eridano. Alcuni astronomi ritengono che sia causata da un supervuoto colossale che si trova lungo la linea di vista, un vuoto così grande che i fotoni della radiazione cosmica perdono energia attraversandolo. In altre parole, il nulla stesso raffredda la luce. I vuoti non sono solo assenza di materia, sono strutture attive che deformano lo spazio e alterano la luce che li attraversa. E poi ci sono le strutture che sfidano la cosmologia stessa. Nel 2013, un team guidato dall'astronomo ungherese István Horváth stava analizzando i dati della missione SWIFT della NASA, un satellite progettato per rilevare lampi di raggi gamma, le esplosioni più potenti dell'universo. Horváth e il suo team notarono qualcosa di strano. In una regione del cielo, nella direzione delle costellazioni di Ercole e della corona boreale, i lampi di raggi gamma erano concentrati in modo anomalo, troppo vicini tra loro, a un redshift intorno a circa 10 miliardi di anni luce dalla Terra. Quando calcolarono le dimensioni della struttura che avrebbe potuto produrre quella concentrazione, il numero era assurdo. 10 miliardi di anni luce, circa un decimo dell'intero diametro dell'universo osservabile. Per attraversarla alla velocità della luce ci vorrebbero 10 miliardi di anni, quasi quanto l'età dell'universo stesso. La chiamarono il grande muro di Ercole Corona Boreale. Se esiste, e nel 2025 uno studio aggiornato ha rafforzato le prove, stimando che sia lungo 10 miliardi e spesso quasi 1 miliardo di anni luce. È la struttura più grande mai scoperta. E qui il problema diventa serio. Il principio cosmologico dice che l'universo dovrebbe apparire uniforme su scale sufficientemente grandi. Il limite teorico è di circa 1,2 miliardi di anni luce. Questa struttura è 8 volte più grande. Se è reale, o il principio è sbagliato, o la nostra comprensione della formazione cosmica è incompleta. In entrambi i casi qualcosa deve cambiare. Non tutti gli astronomi sono convinti che la struttura esista. Un articolo del 2020 ha suggerito che la concentrazione anomala di lampi gamma potrebbe essere un artefatto statistico, ma lo stesso anno il team originale ha ripetuto l'analisi con un campione più grande e ha confermato il segnale. La questione è aperta e la sua risposta potrebbe riscrivere le regole del cosmo. E c'è un ultimo colpo di scena. Nel dicembre 2025, un team dell'Università di Oxford ha scoperto un filamento cosmico che ruota. Non galassie singole che girano, un'intera struttura della rete cosmica che ruota su se stessa. 14 galassie ricche di idrogeno, disposte in una linea lunga 5,5 milioni di anni luce e larga appena 117.000 anni luce, dentro un filamento più grande di 50 milioni di anni luce. Il tutto a 140 milioni di anni luce dalla Terra. Le galassie su un lato si muovono in una direzione, quelle sull'altro nella direzione opposta. L'intero filamento ruota a 110 km al secondo e le galassie al suo interno girano in sincronia con la struttura, come ingranaggi dentro un meccanismo. Il loro spin non è casuale. È ereditato dalla rete cosmica. La rotazione delle galassie, inclusa la nostra, potrebbe non essere un caso. Potrebbe essere un'eredità impressa dall'universo stesso, quando la materia scorreva lungo i filamenti come acqua lungo un fiume. Noi giriamo perché l'universo gira.
muri lunghi miliardi di anni luce, vuoti dove la luce non incontra nulla, filamenti che ruotano trascinando galassie intere. E noi su un filo di questa ragnatela, in una galassia che gira perché l'universo le ha detto di farlo miliardi di anni prima che esistesse. La rete cosmica non è qualcosa che osserviamo da fuori, ci viviamo dentro, ne siamo fatti. E ogni vuoto tra i nodi è un promemoria. L'universo è fatto soprattutto di niente. La materia, ogni stella, ogni pianeta, ogni essere vivente è l'eccezione. Non sappiamo fino a dove si estende o perché ha questa forma, o se le strutture che vediamo sono le più grandi possibili, o solo le più grandi che i nostri occhi nel cielo riescono a distinguere nel buio.